Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su S-Video. Oggi faremo un super test con la GoPro Hero 10 Black, Hero 11 Black Mini e Hero 11 Black. Già sapete che cosa ne penso di queste GoPro, infatti già le abbiamo viste in diverse recensioni. Nel test di oggi invece vedremo semplicemente dei test sul campo e sarete voi stessi a decidere qual è la migliore. Infatti me lo dovete fare sapere assolutamente nei commenti. Tutte e tre sono impostate allo stesso modo, infatti sto registrando in 5,3K a 30 fps con la stabilizzazione attiva, ma sulla Hero 10 Black abbiamo l'Hyper Smooth Boost, ovvero che è la massima stabilizzazione, mentre sulla Hero 11 Black Mini e Hero 11 Black abbiamo la possibilità di settare l'Auto Boost, che sarebbe la stabilizzazione massima ma che viene attivata solo quando ce n'è realmente bisogno. Quindi teoricamente in questo momento il campo visivo dovrebbe essere più ampio sulle 11 e 11 Black Mini, mentre sulla Hero 10 Black dovrebbe essere un po' più stretto il campo visivo. Ma successivamente, quando farò una corsa, sicuramente il campo visivo sarà molto simile su tutte e tre, perché appunto Auto Boost poi zoomerà automaticamente quando avrà la necessità di stabilizzare meglio l'immagine. Dovete sapere che la Hero 10 Black ha il sensore differente rispetto alla 11 e 11 Black Mini, perché appunto nella 10 troviamo un sensore in 4/3 da 23 megapixel, mentre nelle altre due GoPro abbiamo un sensore in 8/7 da 27 megapixel. Ora all'atto pratico in termini di risoluzione non c'è questa grandissima rivoluzione, perché appunto la risoluzione maggiore l'avremo più che altro sull'asse verticale e infatti il sensore in 8/7 ci permetterà di avere un'immagine più ampia. Adesso le impostate tutte e tre in modo che abbiano una maggiore risoluzione verticale. In questo caso la 11 Black e 11 Black Mini stanno registrando in 8/7, mentre la Hero 10 Black arriva in 4/3, appunto la dimensione reale del suo sensore. Per quanto riguarda i microfoni facciamo subito un test. Questo è l'audio della GoPro Hero 11 Black, mentre per quest'altro test audio questo è il microfono della Hero 11 Black Mini. Dovete sapere che tutte e tre le videocamere dovrebbero avere gli stessi microfoni, mentre questo è il microfono della Hero 10 Black. Ragazzi, ovviamente c'è vento e le condizioni cambiano continuamente, ma vi posso dire dai test che ho fatto che bene o male rendono tutte e tre allo stesso modo. E visto che siamo ritornati in 16 noni è arrivato il momento di testare la stabilizzazione. Considerate che in questo momento sto correndo sulla sabbia e quindi non sono assolutamente stabile, ma come già immaginerete la stabilizzazione di tutte e tre le GoPro è veramente fantastica. In ogni caso la Hero 11 Black e Hero 11 Black Mini ufficialmente hanno un sistema di stabilizzazione più avanzato, ma onestamente quello che ho notato io è in generale un minor crop rispetto alla Hero 10 Black e quindi stavo per cadere ma sono sopravvissuto. Nel frattempo diamo un'occhiata al campo visivo. Infatti sulle Hero 11 Black e Hero 11 Black Mini abbiamo un nuovo campo visivo, ovvero Hyper View, mentre sulla Hero 10 Black abbiamo il classico Super View che conosciamo bene con le altre GoPro. Quindi con Hyper View avremo la possibilità di avere un campo visivo gigantesco, proprio perché sfrutterà il sensore in 8/7, ma questo significa anche che ci sarà una distorsione esagerata ai bordi. Infatti tutto quello che sarà, diciamo, ai lati dell'inquadratura sarà totalmente deformato, quindi magari un campo visivo molto utile se stiamo facendo le riprese in prima persona o se il soggetto, come in questo caso, è al centro dell'inquadratura. Super View rimane comunque molto ampio ma non arriva ai livelli di Hyper View. Quasi dimenticavo, tutti i video che state vedendo sono registrati in 8 bit con la Hero 10 Black, quindi il classico formato di registrazione, mentre sulla Hero 10 Black e 11 Black Mini abbiamo la possibilità di registrare in 10 bit, quindi avremo molti più colori da poter modificare in post produzione. Ma attenzione, se non fate della post produzione non noterete alcuna differenza o magari sarà minima. Infatti in questo caso sto registrando sempre con il profilo flat in modo da avere molto più spazio di manovra in post produzione, e quindi mi dovete dire anche se notate differenze nei colori di queste GoPro. Adesso vi parlo
parlo dell'Horizon Lock e dell'Horizon Leveling. Infatti se io ruoto le GoPro, comunque tutte e tre riescono a mantenere l'orizzonte allineato. Ma che cosa succede? Che con la Hero 10 questo allineamento funziona circa fino ai 45 gradi, ma poi la GoPro ruoterà l'immagine, mentre con la Hero 11 Black e la Hero 11 Black Mini l'orizzonte rimarrà livellato anche con le rotazioni a 360 gradi, e questo è chiaramente una comodità. Questa funzione è valida solamente con il campo visivo lineare, quindi con il campo visivo più stretto disponibile su queste ultime GoPro. Quindi comunque avremo un'immagine molto più stabile, perché appunto avremo la libertà di ruotare tranquillamente la GoPro senza rischiare di rovinare l'inquadratura. E con un cambio di location e anche di temperatura testiamo tutte e tre le GoPro in condizioni di scarsa luminosità. Beh ragazzi, come potete vedere sono tutte totalmente insufficienti. In questo momento sto registrando con ISO massimo 800, che a mio avviso è il limite massimo per renderle utilizzabili, ma comunque la resa appunto è pessima, e anche la stabilizzazione non riesce a stabilizzare correttamente l'immagine, proprio perché avremo bisogno di un tempo di scatto minimo di un 120esimo di secondo, e quindi insomma è veramente complicato e dovremmo usare un faretto per avere delle riprese più o meno decenti. Io ho già fatto un test approfondito sulla Hero 11 Black e la Hero 10 Black in questo video che potete trovare qui sopra. La Hero 11 Black Mini non l'ho testata moltissimo in queste condizioni, ma avendo lo stesso sensore, tutte le diciamo quasi tutte le caratteristiche della Hero 11 Black, non ci dovrebbero essere differenze, e quindi anche in questo video ve ne starete rendendo conto. Quello che magari si nota teoricamente, perché ancora queste riprese non le ho viste, è che la Hero 10 Black rende un pochino peggio, soprattutto per quanto riguarda la stabilizzazione, ma in ogni caso è una differenza marginale, perché appunto la qualità di queste riprese è pessima, e sicuramente questo non è un motivo per scegliere una GoPro rispetto a un'altra. In ogni caso fatemi sapere che cosa ne pensate di questa comparazione nei commenti, e se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e iscrivetevi al canale.